Guarda, ti faccio vedere e sentire un microfono che secondo me alla fine di tutta l'operazione di costruzione e di modifica è un microfono eccezionale, nel senso vero e proprio del termine, cioè un microfono adatto a lavorare in radio, adatto in studio e fa la sua porca figura anche come corpo, però necessita di alcune modifiche nella fase costruttiva. Intanto viene fornito con tutto, cioè tutto il corpo bello verniciato, poi ci sono gli adesivi con il marchio che sta a significare Renaissance Microphone, ed è un microfono che si chiama Renaissance 47, cioè la rinascita del famoso U47 della Neumann. Dovrebbe essere un clone? Dovrebbe, ma non lo è, in tutti i sensi. Hanno cercato di mantenere vintage il suono del microfono attraverso un'elettronica che puoi comprare anche a parte, costa intorno ai 75 euro, solo l'elettronica, e puoi inserire in un altro microfono. Un'elettronica notevole, molto, molto buona, nel senso che è molto equilibrata, silenziosa, e necessita solo di alcuni accorgimenti. Hanno tenuto vintage anche la connessione, questo Canon, che è un mini Canon vecchio stile, e poi ti danno la femmina e tu dovresti farci il cavo. Questo Canon si troverebbe sotto al microfono, ma è una cosa fondamentalmente inutile mettere una roba vintage così per metterci un cavo che arriva alla tua scheda audio. Cambia il Canon e mettici un Canon normale, non ha alcun senso la presenza di questo Canon. Oltre al fatto che un pezzo di cavo aggiuntivo, io avevo fatto questo cavetto perché ho già 8 cavi che entrano in studio, non ha senso, devo infilarne un altro solo per questo microfono. Lo sposto in un'altra sala che devo portarmi il cavo, ma per favore. E quindi ho cambiato e gli ho messo un Canon normale. Nel fare il cambio avevo notato che c'erano dei ronzii dovuti alle lampade, all'impianto elettrico, e quindi mi sono premurato di fare uno schermo dietro all'elettronica che non viene fornito. Devi andare in cucina, prendere un mezzo metro di carta stagnola, un po' di plastica, la pellicola adesiva, quella che si usa in cucina, e poi fare una piccola barriera dietro al microfono con la pellicola adesiva dalla parte dell'elettronica, del retro dell'elettronica, e sopra la stagnola che faccia contatto con la parte alta della capsula e la parte bassa di chiusura del microfono. Metti un loop di massa sotto nel pin 1, qua ci va un loop di massa, va saldato, vedi la foto, e smette di ronzare. Non completamente però, perché fra le varie cose strane che hanno fatto è stato mettere questo selettore di metallo. L'interno è di metallo, è una piccola vite con una ganascia che si aggancia al pistoncino in modo da poterlo girare, ma è di metallo e quindi quando la inserisci si porta dietro un po' di rumore delle lampade, fa da antenna. La sostituisco con una di plastica, magari zigrinata, devo riprodurre la zigrinatura sopra il pistoncino, ma ci sta, va bene. Questo significa che il microfono è anche omnidirezionale oppure a figura 8, quindi è un ottimo microfono da studio radiofonico ed è un ottimo microfono anche in una sala di registrazione dove ci sono pianoforti, altri strumenti che richiedono anche la ripresa di suoni molto bassi, molto caldi, perché con la sua capsula originale, la RK47, il microfono ha un suono terribilmente caldo. Quella che stai sentendo è un RK87, cioè quella dell'U87 per intenderci, quindi un suono più arioso, che non riesce ad essere arioso quanto l'U87, quindi è un suono vintage anche con la RK87, non diventa mai eccessivamente frizzante, è un bellissimo suono per il voice over. Credo lo lascio così, io non ci rimetto la RK47 in questo microfono perché diventa eccessivamente cupo, troppo cupo. Così invece è perfetto, secondo me anche migliore dell'U87. L'ho detto.
secondo me, è anche migliore dell'U87 in termini di suono. Sembra l'U87 vecchio stile, forse la versione I o anche quella precedente. Ho registrato sulla versione precedente e non aveva un suono così frizzante come la versione AI che è uscita qualche anno fa. In effetti sono molti che non amano l'U87 AI rispetto al vecchio U87 proprio per questa caratteristica, cioè essere diventato ancora più brillante. Bene, questo rimane vecchio stile. Il costo di questo microfono? 1/10 dell'U87, anche cambiando la capsula. Certo, se devi cambiare anche la capsula e devi comprartene una a parte, il costo aumenta. Io in questo caso in casa ho sempre delle capsule, ne ho una anche qui, guarda, ovunque, perché mi piace modificarli, quindi ce l'avevo già e il cambio non mi è costato in realtà molto. Ma se tu non ce l'hai, metto in descrizione in fondo all'articolo del blog anche alcuni siti dove si possono trovare capsule molto buone a prezzi anche molto buoni. Adesso ti faccio sentire come suona il microfono in versione originale, cioè con la RK47, vecchio stile, Renaissance 47, affiancato all'U87 AI, così da avere un riferimento sonoro, e poi ti faccio sentire lo stesso microfono però con una capsula RK87 affiancato all'U87 AI. E infine ti dico che, nonostante la fatica per trovare un equilibrio e le 4 modifiche necessarie per renderlo perfetto, è un microfono che vale la pena avere. Probabilmente un microfono che suona meglio del nuovo U87 AI, a 1/10 del prezzo. Pasquale Caruggi aveva ereditato la conduzione dell'Agricol Viaggi, trasporti sicuri per i vostri ortaggi, dai genitori. Vivissimi entrambi e serenamente dediti a godersi la pensione, Pasquale Caruggi aveva ereditato la conduzione dell'Agricol Viaggi, trasporti sicuri per i vostri ortaggi, dai genitori. Vivissimi entrambi e serenamente dediti a godersi la pensione, gli avevano abbandonato l'aziendina di famiglia con serenità, sicuri che, assennato come aveva dimostrato di essere, avrebbe agito anche meglio di loro. Gli avevano abbandonato l'aziendina di famiglia con serenità, sicuri che, assennato come aveva dimostrato di essere, avrebbe agito anche meglio di loro. E che Pasquale ci sapesse fare era stato evidente fin dalla scelta dei collaboratori. E che Pasquale ci sapesse fare era stato evidente fin dalla scelta dei collaboratori. Desiderata Finelli aveva un feeling verso i numeri. Li amava tantissimo. Aveva cominciato da piccolissima, contando e ricontando matite e pennarelli, quando ancora non conosceva a menadito il sistema metrico decimale. Desiderata Finelli aveva un feeling verso i numeri. Li amava tantissimo. Aveva cominciato da piccolissima, contando e ricontando matite e pennarelli, quando ancora non conosceva a menadito il sistema metrico decimale. Aveva obbligato la nonna a insegnarle a contare, prima ancora di vedere da vicino un banco di scuola. Diventare contabile. Ecco l'obiettivo. Lavorava all'Agricol Viaggi fin da appena diplomata. Aveva obbligato la nonna a insegnarle a contare, prima ancora di vedere da vicino un banco di scuola. Diventare contabile. Ecco l'obiettivo. Lavorava all'Agricol Viaggi fin da appena diplomata. Aveva informatizzato lei stessa la contabilità dell'azienda, che era passata sotto la sua guida sapiente. Aveva informatizzato lei stessa la contabilità dell'azienda, che era passata sotto la sua guida sapiente, dai conti scritti a mano su enormi quaderni a righe ai bilanci computerizzati archiviati su hard disk. Dai conti scritti a mano su enormi quaderni a righe ai bilanci computerizzati archiviati su hard disk. Cambio capsula.
Pasquale Caruggi aveva ereditato la conduzione dell'Agricol Viaggi, trasporti sicuri per i vostri ortaggi, dai genitori. Pasquale Caruggi aveva ereditato la conduzione dell'Agricol Viaggi, trasporti sicuri per i vostri ortaggi, dai genitori. Vivissimi entrambi e serenamente dediti a godersi la pensione, gli avevano abbandonato l'aziendina di famiglia con serenità, sicuri che, assennato come aveva dimostrato di essere, avrebbe agito anche meglio di loro. Vivissimi entrambi e serenamente dediti a godersi la pensione, gli avevano abbandonato l'aziendina di famiglia con serenità, sicuri che, assennato come aveva dimostrato di essere, avrebbe agito anche meglio di loro. E che Pasquale ci sapesse fare era stato evidente fin dalla scelta dei collaboratori. Desiderata Finelli aveva un feeling verso i numeri. Li amava tantissimo. E che Pasquale ci sapesse fare era stato evidente fin dalla scelta dei collaboratori. Desiderata Finelli aveva un feeling verso i numeri. Li amava tantissimo. Aveva cominciato da piccolissima, contando e ricontando matite e pennarelli, quando ancora non conosceva a menadito il sistema metrico decimale. Aveva obbligato la nonna a insegnarle a contare prima ancora di vedere da vicino un banco di scuola. Aveva cominciato da piccolissima, contando e ricontando matite e pennarelli, quando ancora non conosceva a menadito il sistema metrico decimale. Aveva obbligato la nonna a insegnarle a contare prima ancora di vedere da vicino un banco di scuola. Diventare contabile, ecco l'obiettivo. Lavorava all'Agricol Viaggi fin da appena diplomata. Aveva informatizzato lei stessa la contabilità dell'azienda che era passata, sotto la sua guida sapiente, dai conti scritti a mano su enormi quaderni a righe ai bilanci computerizzati e archiviati su hard disk. Diventare contabile, ecco l'obiettivo. Lavorava all'Agricol Viaggi fin da appena diplomata. Aveva informatizzato lei stessa la contabilità dell'azienda che era passata, sotto la sua guida sapiente, dai conti scritti a mano su enormi quaderni a righe ai bilanci computerizzati e archiviati su hard disk. In descrizione c'è tutto quanto quello che ti serve sapere per come montare e trovare questo bellissimo microfono. Bellissimo. Questo bel microfonone. Ma carino, non è male. Comunque sotto c'è scritto tutto, come si fa, come si monta, l'ho fatto.